Hello guys, benvenuti in Orlando, Florida. Oggi andremo a fare un nuovo tour per quanto riguarda un Airbnb in cui staremo ed è interessante perché hanno completamente automatizzato la struttura che vedete alle mie spalle è completamente automatizzata, quindi non c'è un personale dentro, non c'è una persona dentro che gestisce l'intera struttura. Ci sono ovviamente numeri di supporto, di servizio che ieri sera abbiamo testato e funzionano, Flavio. Dopo vi racconterò, anzi mentre che vi spiego vi racconterò anche questo. In poche parole cos'è che è successo? Noi abbiamo fatto la prenotazione a nome di qualcun altro, siamo arrivati qua, ovviamente non c'era nessuno a cui chiedere e chi è che ce l'aveva i codici di ingresso? Quell'altra persona, però nessun problema, siamo riusciti ad entrare. Siamo zona Orlando, esattamente non la so, poi magari metterò la posizione. Come vedete qua è sempre aperto, vieni, non rimane aperto 24 ore su 24. Questo è il personale che c'è qua, ovviamente lui prende uno stipendio veramente alto, no scherzo, non c'è nessuno. Andiamo su al quarto piano perché noi siamo al quarto piano di questo edificio. Tac, quarto, e ci vediamo di fronte alla porta di ingresso. Perché ragazzi ieri sera siamo arrivati qua all'una, dopo tutti i problemi che abbiamo avuto siamo riusciti però a trovare quello all'una americano ovviamente, che saranno state le 7-8 di mattina in Italia. Bene, questo è l'appartamento, come vedete noi non abbiamo un mazzo di chiavi, però c'è questo tastierino numerico che il codice è 5784. Grazie, supporto. Avete sentito? La porta si è magicamente aperta e di conseguenza noi possiamo accedere a quello che è l'immobile. Allora, queste poi gli americani pensano tanto in grande, adesso vi faccio vedere un po' zona per zona, non c'è nulla di che, è un appartamento normalissimo, dato che dovremo solo dormirci per la prossima settimana. Partiamo dalle porte che ci sono dietro, perché tu dici, minchia, sei in salotto, ma quante porte ci sono? Qua ci sono cioè un'asciugatrice e una lavatrice. Ragazzi, guardate questa lavatrice, cioè ci posso praticamente mi ci lavo io qua dentro, talmente grande, veramente qua è fatta tipo per 10 persone, anche se questa casa più di 6 non ci si sta. Qua c'è trash here, quindi tutto il locale spazzatura, caldaia, sistema anche di areazione. Questo è tipo un infotainment di quanto riguarda alcune apparecchiature per la casa. Siamo arrivati ieri sera, quindi veramente poco tempo ho avuto per vedere tutto quanto, però qua segna i gradi, la temperatura, diverse cose, le luci e via dicendo. Bel tavolo di cristallo vetro. Questo è un bel angolo cottura con, ragazzi, cioè qua è tutto grande, guardate i fornelli, guardate qua, anche il microonde, cioè dici, questo qua ci faccio le pizze qua dentro, non è che ci riscaldo le cose. Poi vabbè, senza star qua a far vedere troppo, angolo cottura, lì c'è la macchinetta del caffè che stamattina abbiamo testato. Questo è puro caffè americano, non piace a tutti, diciamo che c'è di meglio. Frigor, ovviamente noi siamo 3 maschi, poi arriveranno altre persone e si vede, il frigor è completamente vuoto. Infatti mi sa che non so neanche se faremo la spesa perché non conviene. Mi sa meglio se non mettiamo le mani nei fornelli perché facciamo solo casini. Detto questo, questa è la prima camera da letto, una camera matrimoniale. Questo è un letto normalissimo, letto 150-180, quello che è, con una porta che tu dici, c'è il bagno privato sta casa, quindi è una piccola suite. Invece questo è l'armadio, è come fanno gli armadi qua in America, sono delle porte che tu dici, c'è un'altra cosa dentro, invece praticamente questa è la grandezza dell'armadio che ha. Visto che non c'è tanto a far vedere, andiamo successivamente in questa zona, che è il bagno diciamo delle 2 camere, se vuoi far vedere una sorta di tour. Lavandino, doccia, bella grande. Tu che hai fatto la doccia, Flavio, com'è? La doccia è ottima.
La doccia ottima. Poi secondo me la cosa anche ottima è il servizio di sapone. Ah, è vero, bravo. Shampoo. Qua in questo Airbnb la cosa bella è che ci sono, come potete vedere, già un kit. Io generalmente metto un kit di benvenuto, ma usa e getta, quello è molto di più di un usa e getta perché ci durerà per tutto quanto il nostro soggiorno. Poi entriamo nella seconda camera da letto che anche qua dici, ah, un'altra porta. Invece se vieni di qua, che si apre verso quel lato, se vieni di qua dici, ah, questo è un altro armadio. Ok, nulla di che. Però diciamo che hanno cercato di ottimizzare un po' lo spazio così, infatti vedete è molto pulita, molto ordinata perché non ci sono armadi, non ci sono troppi mobili, mi piace. Dopo vi farò vedere sul terrazzo cosa si vede da fuori, che non si vede granché, però non è male. Qua abbiamo uno studente della nostra, no scherzo ovviamente, super Paolo Cavalleri, che immagino stia facendo trading, no? Peccato, peccato. Niente trading. Cosa fai? Insegnaci qualche... Sto prendendo WhatsApp web perché l'app è troppo intasato. Ma per permetterti questo computer, cosa fai nella vita? Diverse fonti di ingresso, la principale, ti dico la verità, è l'affiliazione. Perché come dico spesso ragazzi, in America, dove tra l'altro siamo, tanta gente ha fatto fortuna trovando l'oro e tantissima altra gente ha fatto fortuna vendendo, offrendo palle a chi vuole scavare. Quindi se tu fai networking, ottima entrata, fidati. Ottimo. Questo quindi abbiamo capito che è il salotto che noi stiamo trasformando come zona lavoro. Qua una bella TV dove c'è questo rapper americano che sicuramente è fortissimo, però noi non lo conosciamo, non ci piace. Qua ragazzi, una cosa carina. Guardate cosa hanno messo. Hanno messo innanzitutto tutti quelli che sono i canali per quanto riguarda la TV, che ci sta perché uno come noi che siamo italiani non conosciamo tutti quelli che sono i canali che sono qua, però vi è molto comodo. Ci sono delle carte da 1. Sono le mie quelle però. Ah, ok. E poi qua c'è tutta la parte del resident, della nostra struttura. Noi siamo questa struttura che c'è qua, queste sono tutte le altre, qua c'è la piscina, qua c'è tipo una sorta di centro e qua c'è un supermercato. Questi sono i laghetti che adesso vi faccio vedere ed è comodo perché hai una mappa di dove cavolo sei, dato che qua è tutto grande, credetemi, mi perdo di già. Andiamo a vedere l'ultima camera, che questa è la camera king size. Guardate che letto c'è, ragazzi, qua ci stanno 1, 2, quasi 3. E niente, alla fine a questo punto del video il cameraman ha deciso di smettere di registrare, quindi la clip si è interrotta. In ogni caso mancava solo il bagno da registrare, da far vedere. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, che stanno uscendo altri video, altre esperienze per quanto riguarda Orlando, quindi seguimi, iscriviti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!